Allora ragazzi, il forno che sto creando lo farò con questa piccola scatolina. Le misure sono quelle riportate in questo fermo immagine, eccole qua. Dunque, utilizzo la colla a caldo con questa pistola per incollare i pezzi. La pagherete intorno ai 15 euro. Una volta inserita la spina nella corrente, dobbiamo aspettare che si scaldi bene prima di poterla utilizzare e l'incollaggio avviene quasi in modo istantaneo. Da questo pannello di polistirene dallo spessore di 2 cm adesso ricavo la parte frontale del forno. Questo pannello lo potete trovare presso qualsiasi rivenditore di materiale edile oppure in qualche negozio di ferramenta o addirittura da Leroy Merlin. Le misure del pezzo sono quelle mostrate in questo fermo immagine. Con un taglierino adesso ricavo le varie aperture. E con la carta abrasiva vado a perfezionare i tagli che ho fatto. Per creare i mattoncini userò questo saldatore per cavi elettrici. Prima di utilizzarlo vado a impostare questa rotellina della temperatura, della regolazione della temperatura al minimo. E prima di usarlo quindi farò delle prove su un pezzettino di polistirene se ho impostato, per vedere se ho impostato la temperatura giusta. Ovviamente non dovete per forza utilizzare questo modello, potete anche acquistarne uno molto più economico che costa intorno ai 10 massimo 15 euro. La cosa importante è che deve avere la rotellina per regolare la temperatura. Per capire se la temperatura è impostata nel modo giusto, come già vi ho detto, dovete fare delle prove. Se la punta è molto fredda vedete che non riuscirà a incidere, mentre invece se è molto calda farà dei solchi molto grossi e profondi. Quindi mi raccomando, fate prima delle piccole prove. Ora con questo pannello isolante sempre di polistirene, ma questa volta dallo spessore di 3 mm, vado a ritagliare dei mattoncini. Questo pannello lo potete trovare presso qualsiasi negozio di materiale edile oppure da un colorista. Per incollarli utilizzerò questa colla bicomponente, ossia formata dal componente A e dal componente B. Prima di utilizzarla bisogna mischiare una parte del componente A con l'altra parte del componente B. Ecco, ora da questo momento in poi abbiamo circa un'ora di tempo per utilizzarla. Dopo questa ora la colla sarà inutilizzabile perché indurirà. Ora sto creando il piano di appoggio di questo forno a legna. Per simulare la fiamma del forno ho comprato questa speciale lampada che ho pagato circa 4 euro. Una volta accesa sembra proprio una fiamma che arde, infatti guardate. Ora faccio un taglio alla scatola per dare la giusta inclinazione al tetto e per rendere questa scatolina compatibile con il pezzo di polistirene che ho creato. Faccio un foro per sistemare la lampada per poi bloccarla con una fascetta a strappo.
A questo punto posso installare la parte frontale che ho creato, utilizzando sempre la colla a caldo, ovviamente. Prima di incollare il tetto, faccio un ultimo controllo, inserisco la spina per vedere se è tutto ok. Ok, ora posso anche procedere. Utilizzando sempre un po' di pannello isolante da 3 mm, adesso creo la parte superiore del tetto. Faccio quindi dei solchi molto piccoli per simulare assi di legno vecchio. Con quest'altro pezzo di pannello adesso creo altri assi di legno vecchio. Questa volta però i solchi li faccio in modo differente per dare l'impressione come se il tetto fosse stato riparato in modo molto grossolano. Mi raccomando, appena avrete steso la colla a caldo con la pistola, avrete sì o no qualche manciata di secondi di tempo per incollare i pezzi perché la colla si raffredda e indurisce, quindi fate molto presto. Ora ritaglio questi pezzettini rettangolari per riprodurre le travi di legno che sporgono dal tetto. Adesso creo la canna fumaria. Faccio un foro all'interno perché quando la lampada sarà accesa si vedrà un po' di luce. Con questa cartuccia di silicone acrilico adesso vado a chiudere le fessure per non far uscire la luce. Mi raccomando, per questa operazione utilizzate il silicone acrilico perché è perfettamente verniciabile. Inoltre una cartuccia costa solo 2,50 €. A questo punto vi consiglio di fare una passata diluita di questo adesivo che si utilizza normalmente per incollare il polistirolo. Dunque, questo si fa sia per far attaccare meglio poi la pittura che applicheremo dopo e serve anche per rendere la superficie un po' più ruvida. Un barattolo di questo prodotto costa più o meno intorno ai 10 € e lo potete trovare da un qualsiasi colorista, insomma in un negozio che vende materiale per tinteggiare la casa. Passatelo dappertutto come se fosse una pittura e fateci un paio di mani. Ne applico un poco denso con una spatola senza diluirlo per dare l'idea come se la parete fosse stata intonacata alla meglio. Come potete notare, questo prodotto l'ho applicato sull'intero presepe. Alla fine di questo tutorial troverete anche il tutorial di come ho realizzato l'intero presepe. Vi consiglio di guardarlo. Per colorare utilizzerò i colori acrilici. Dovete sapere che in descrizione di questo video troverete tutti i link dei prodotti che ho usato per realizzare l'intero presepe. Dovete solo cliccarci sopra per acquistarli. Dunque inizio con il marrone scuro molto diluito. Questo colore quindi lo applico su tutta la montagna del presepe. Ovviamente lo vado ad applicare anche intorno al forno che mi avete visto realizzare.
Questo marrone lo applico anche sui mattoncini della facciata del forno. Per invecchiare i mattoncini aspetto che il marrone si asciughi, poi vado a intingere il pennellino nel bianco. Poi prendo un pezzettino di carta come questo e vado a scaricare un po' il pennello. Ecco, ora lo posso passare sui mattoncini e come vedete i mattoncini sembrano molto invecchiati. Mi raccomando, per fare questo il pennellino deve essere solo sporco leggermente di bianco, quindi vi consiglio di passarlo prima su un foglio di carta per scaricare le setole del pennello. Per creare colore grigio mischieremo un po' di acrilico nero e un po' di acrilico bianco. Dunque possiamo farlo più chiaro e più scuro a seconda del bianco che aggiungiamo. Bene, ora possiamo colorare i mattoni che si trovano intorno alla bocca del forno. Anche in questo caso, una volta che si sarà asciugato questo grigio, per invecchiare i mattoni useremo un po' di bianco, quindi andiamo a scaricare, come già vi ho fatto vedere prima, il pennello su un foglio di carta e poi lo andremo a passare sui mattoni. Il marrone diluito lo applico anche sul tetto, però mi raccomando non copriamolo completamente con il marrone, lasciamo qualche punto di bianco. Una volta che si sarà asciugato il marrone facciamo una passata molto diluita di giallo ocra. Mi raccomando, deve essere molto diluita perché non deve poter coprire completamente questo marrone che abbiamo passato. Per invecchiare il tetto intingiamo il pennellino nel bianco, poi lo passeremo sul fogliettino di carta per scaricarlo un poco e infine lo andremo a passare su questo tetto per farlo invecchiare. Infatti guardate com'è bello. Con un po' di grigio adesso vado a pitturare anche la canna fumaria. E col nero vado a riprodurre all'interno di questo comignolo la fuliggine. Infine faccio gli ultimi ritocchi col grigio ed ho finito. Ok ragazzi, credo di aver completato. Ora metto un po' di questa ghiaia a terra. Un sacchetto come questo da 1 chilogrammo costa intorno ai 2 massimo 3 euro. Come già vi ho detto, tutto quello che ho utilizzato in questo video vi ho messo i link in descrizione. Dunque, se volete anche voi replicare il progetto, per acquistarli non dovete fare altro che cliccarci sopra. Bene ragazzi, guardate che bello! Un lavoretto davvero molto semplice, direi alla portata di tutti ed anche molto gradevole da vedere. La lampada accesa sembra proprio una fiamma che arde. Mi raccomando, alla fine di questo video troverete tutti i tutorial che vi permetteranno di realizzare l'intero presepe. Vi consiglio fortemente di guardarli perché veramente ci sono tanti consigli utili per voi. Come potete notare, al buio è ancora molto più bello. Carissimi amici, vi vorrei segnalare il tipo di illuminazione che ho usato per questo presepe, che ho creato con dei speciali LED che emettono una luce tremolante che riproducono esattamente le lampade ad olio di un tempo. Alla fine di questo video ovviamente troverete anche il tutorial su questo argomento.